Stiamo per atterrare, allacciare le cinture di sicurezza. Quante volte vi sarà capitato? Ed è l'unica volta in cui si ha la possibilità di vedere dall'alto la più incredibile, la più potente, la più diffusa invenzione dell'uomo, la città. Ed è anche l'unica volta in cui sicuramente vi è capitato di pensare: ma com'è possibile che milioni di persone, da migliaia di anni, cerchino questi luoghi per stare insieme, si ammassino, scelgano di vivere non tutti separati, ma insieme in quella che chiamiamo città? E vi sarà anche passato per la testa una domanda importante: ma è positivo o negativo tutto questo? Ma sarebbe meglio potenziare questo fenomeno o limitarlo? E questa è una storia che va indietro nel tempo. In realtà questa è Manchester. Nel 1845 era la più grande città e più popolosa dell'Occidente. E come vedete, forse non era granché. E di fatto in questa città cominciò quello che io chiamo il più lungo processo della storia, con la sentenza più inaspettata. E il processo è ovviamente il processo alle città. E lo iniziarono questi due ragazzi, poi diventati abbastanza famosi, Karl Marx e il suo amico Engels. Passeggiavano per Manchester e non vedevano quello che oggi vi capita quando fate il vostro weekend a New York o a Parigi. Immaginate, vedevano strade strette, senza fogne, povertà dappertutto, inquinamento, ma non quello di oggi, il vero smog che faceva sì che delle particelle di carbone impedivano la vista anche uno con l'altro. E ovviamente i due scrissero un libro che si chiamava La condizione della classe operaia nelle città, in cui accusavano la città di tutti i mali del mondo. Era la città ad essere causa dell'inquinamento, della insicurezza, della povertà, e non c'era altro modo che limitare questo fenomeno al possibile. Era, come dire, un atteggiamento malsano, una cosa necessaria a volte ma da contenere. E da questo, nel corso degli anni, siamo dal 1850 all'inizio del Novecento, nacquero anche delle discipline, degli strumenti per limitare questo fenomeno, dato che era probabilmente la causa di tutti i problemi del mondo. Nacquero delle scienze, l'urbanistica, che vedete qua dietro, una cosa tremenda che forse avete qualche volta conosciuto, che ha degli strumenti bizzarri. Uno si chiama regolamento edilizio, che è quella roba per cui quando dovete cambiare un muro in casa dovete fare centinaia di pratiche. E poi la pianificazione, il piano, cioè l'idea che ci sia qualcuno dall'alto che riesce a immaginare il futuro di una città nei prossimi 50 anni. Solo lui, solo nella sua testa. O ancora, e per ultima, la zonizzazione, che fortunatamente non avete conosciuto tutti, ma che riesce addirittura a dire e a pretendere di immaginare in 1 centimetro della città cosa debba accadere nel futuro. Qui una casa, qui un ufficio, qui un teatro. E poi immaginiamo anche i film, la cultura, che si espone molto contro le città. È famoso un film, una serie di film negli anni '80, Fuga da New York, Fuga da Los Angeles, dove Manhattan è diventata un'isola incontrollabile, una città piena di violenza e di terrore, tanto da abbandonarla. E forse per chi ha visto il film, vi ricordate, diventa un carcere dove tutti i cattivi del mondo vengono lanciati dall'alto e che si scannino per sempre. La cosa interessante di questo processo è che, come tutti i processi, questo forse anche per l'Italia un po' lunghino, dal 1845 a una ventina d'anni fa, arriva la sentenza. E, caso unico nella scienza, tale sentenza è una sentenza di totale assoluzione. Non solo, leggendo le motivazioni di questa sentenza, si scopre che la città non è la causa di tutti i problemi del mondo, ma
stante la crescita della popolazione, essa è la soluzione a tutte le grandi questioni cui si affaccia il genere umano. La demografia, l'inquinamento, la sostenibilità ambientale, la sicurezza, lo sviluppo economico, la creazione di lavoro, la capacità di creare conoscenza. E di fatto questa sentenza elenca anche 3 importanti elementi che motivano questa capacità che la città ha di migliorare il mondo. La prima è la densità. Vedete qua alle mie spalle una mia foto fatta dall'alto della mia città, e la densità, cioè quante più persone, quante più attività, quante più immaginazioni riescono a stare in uno stesso metro quadro, tanto più questo effetto positivo si verifica. E la seconda è la diversità, cioè il fatto che non solo ci siano tante cose in un posto piccolo, ma che tali cose siano diverse, che ci siano poveri e ricchi, persone di tutti i paesi del mondo, persone che amano il calcio o altre che come me ignorano anche il nome del più famoso calciatore. E il terzo elemento è la creatività. Questa è una bizzarra notte bianca dove migliaia di persone per una sera portano un tavolino, una sedia da casa, il cibo e si riuniscono e mangiano insieme in una piazza. La creatività è questa capacità di immaginare nelle città. Allora, ecco la mia idea, che la città alla fine assolta e in qualche modo additata come soluzione è in realtà un meccanismo. La definizione di città non è più la grandezza, gli abitanti, siamo tutti abituati a confrontare questa o quell'altra città per gli abitanti, per la grandezza, per il PIL prodotto. No, la città è un meccanismo. La città funziona e risolve le grandi questioni dell'umanità perché è come una scatola nera, un grande meccanismo che trasforma interessi diversi, tanti individui che provengono da storie, da regioni, che hanno obiettivi diversi, che se costretti a fare un viaggio insieme in un'auto litigherebbero tutto il giorno. Invece la città riesce a trasferire magicamente, costantemente, tali interessi individuali in benessere collettivo. E quindi la definizione di città non è più una definizione statica. La città salva il mondo in quanto costantemente riesce a generare questo meccanismo di trasformazione positiva. E quindi una città può anche perdere il suo status. Adesso sappiamo tutti alcune città, anche in Italia, anche grandi, che forse in questo momento, dopo millenni di storia, hanno sospeso temporaneamente questa capacità. O altre, magari neglette, magari mai considerate, che invece in questo momento o per certi periodi riescono ad essere questo meccanismo virtuoso. E allora non dobbiamo avere paura della città, dobbiamo passare da meccanismi e strumenti di contenimento del fenomeno urbano a meccanismi e strumenti che ne accelerano lo sviluppo. E vi farò 2 esempi del lavoro che sto conducendo in questi ultimi anni e che non hanno paura del fenomeno urbano, ma che cercano di alimentare questo meccanismo, sparandola grossa, con utopia e coraggio. Il primo esempio è di Milano. E questa è un'immagine dall'alto della città, dal satellite, e sono evidenziati alcuni parchi, non tutti, ma un insieme di verde poco conosciuto nel centro della città, 10 minuti di metro dal Duomo, che insieme, ed è questa la mia idea, ed è questo anche il viaggio che ho fatto per anni con questa mappa in giro per la città, l'idea è di nominare questo insieme di verde con coraggio, perché si crede nella città, come il parco urbano più grande del mondo. 72 chilometri di verde, un parco orbitale che ogni giorno si può percorrere, come ho fatto, e che, andando ad esempio a vedere le mappe della città, si può immaginare come elemento di diversità e di forza, credendo nelle cose positive dei sistemi in cui viviamo, non lasciandoci, diciamo, distruggere dalla retorica del traffico, la retorica ancora novecentesca, prima della sentenza di assoluzione, delle città come nemici
da repellere, il cemento. Non so se avete tutti in mente queste retoriche. E il secondo esempio è invece quello di una città a qualche migliaio di chilometri da qui. Ci ho lavorato, si chiama Buenos Aires, in Argentina, è la capitale, e si poneva un quesito qualche anno fa. Cosa fare di questa città nel 2030? Erano tutti spaventati. Buenos Aires, più che in altri paesi, è il magnete di tutta la nazione, il luogo dove tutti cercano una possibilità. Ma questo meccanismo, che è la definizione di città che vi ho proposto, si era in qualche modo inceppato. Violenza, povertà, anche derivata da una crisi nazionale più ampia. E la tentazione qual era? Come al solito, quella di limitarne lo sviluppo. E invece con coraggio, sparandola grossa, con la stessa capacità di credere nella potenza di questa arma mentale, quali sono le città, come col parco orbitale, anche nel caso di Buenos Aires ho proposto 3 strategie. 3 strategie che accelerano lo sviluppo e che vedete qua dietro. Una maggiore densità, cioè una maggiore popolazione, una maggiore infrastrutturazione e la creazione di spazi pedonali o verdi. Vedete, questa è la densità. Il piano dice nel 2030 dobbiamo non limitarci, ma aumentare 1 milione di abitanti in più nella città, costruire sostituendo quartieri più bassi con quartieri più densi, chiamando la popolazione non solo dell'Argentina ma di tutto il mondo e i creativi a riunirsi. E poi costruire un sistema di infrastrutture, anche su ferro, che permettono di credere ancora di più in questo sviluppo e accelerarlo. E poi, come vi dicevo, degli spazi di socialità, degli spazi di verde e pedonali. E queste 3 strategie insieme scommettevano sullo sviluppo di Buenos Aires, consci che le città sono la soluzione a tutti i problemi del mondo. E allora, quando ancora una volta atterrerete e magari scegliendo il posto sul finestrino guarderete dall'alto questa grande invenzione dell'umanità, che è la città, avrete nel cuore un sentimento diverso e saprete rispondere a quella domanda che vi siete posti tante volte. E forse sarete orgogliosi di vivere in quello che io chiamo il secolo delle città. Grazie.